Lezione 1. Indicazioni per raggiungere la destinazione. Puoi aiutarmi con le indicazioni? Devo andare dritto e poi girare a sinistra al semaforo. Certo, è sempre utile avere indicazioni chiare quando si esplora una nuova zona. Esatto. Non voglio perdermi, soprattutto se ho poco tempo per arrivarci. Capisco, è facile perdersi se non si ha familiarità con l'ambiente circostante. Sì, e voglio sfruttare al meglio la mia visita senza deviazioni inutili. Dopo aver svoltato a sinistra al semaforo, dovresti vedere la tua destinazione a pochi isolati di distanza. È rassicurante saperlo. Apprezzo molto i tuoi consigli su questo. Nessun problema. Sarò felice di aiutarti a rendere il tuo viaggio più agevole. Ora mi sento più sicuro di riuscire a trovare la strada, grazie per l'aiuto. Lezione 2. Affrontare i pregiudizi. È sconfortante come i pregiudizi spesso derivino dalle circostanze della nascita. Sono completamente d'accordo. È una dura realtà che molti devono affrontare nonostante il loro potenziale. Sì, a volte le nostre differenze sono così profonde che sembra che condividiamo un continente ma non un terreno comune. Esatto. È fondamentale riconoscere e contrastare questi pregiudizi nella nostra società. Credo che promuovere l'empatia e la comprensione possa aiutare a colmare queste divisioni. Assolutamente sì. Parlare delle nostre esperienze può aprire gli occhi e il cuore. È importante creare spazi in cui tutti si sentano valorizzati, indipendentemente dal loro background. Sì, l'inclusività è fondamentale per creare una comunità armoniosa in cui tutti possano prosperare. Spero che affrontando queste problematiche potremo aprire la strada a un futuro più equo. Lezione 3. Innovazioni minerarie. Sapevi che i metodi utilizzati per realizzare le mine sono notevolmente migliorati nel corso degli anni? Sì, è affascinante come la tecnologia abbia fatto progressi in questo campo, portando a pratiche migliori. Esatto. Metodi migliori per la rimozione dei materiali possono aumentare la sicurezza e l'efficienza. E molte di queste miniere sono relativamente economiche da gestire, il che rappresenta un ulteriore vantaggio. È interessante vedere come l'innovazione possa ridurre i costi migliorando al contempo i risultati. Sì, e rende l'attività mineraria più sostenibile nel lungo periodo, il che è fondamentale per il nostro pianeta. Penso che sia importante bilanciare l'estrazione delle risorse con la responsabilità ambientale. Assolutamente sì! Dobbiamo essere consapevoli del nostro impatto sulla Terra mentre soddisfiamo i nostri bisogni. Sono curioso di vedere come le innovazioni future plasmeranno il settore. Lezione 4. Aspirazioni di giardinaggio. Ho sempre desiderato avere il pollice verde per vedere le mie piante crescere in modo splendido. Che sogno meraviglioso! Il giardinaggio può essere un hobby davvero gratificante. Sì, c'è qualcosa di magico nel prendersi cura di una pianta e vederla prosperare. Assolutamente sì! Ti connette con la natura in un modo davvero speciale. Penso che abbia anche un effetto terapeutico. Prendersi cura delle piante può alleviare lo stress e favorire il benessere. Certamente, ti permette di rallentare e apprezzare le piccole cose della vita.
Non vedo l'ora di imparare di più su come prendermi cura in modo efficace di diversi tipi di piante. Ottima idea! Ci sono tantissime risorse disponibili per aiutare i giardinieri principianti. Non vedo l'ora di iniziare il mio percorso nel giardinaggio e vedere cosa posso creare. Lezione 5. Esplorazione delle selezioni. Prima o poi dovrò dargli un'occhiata, avevano una vasta scelta. Sì, davvero. La varietà di opzioni era impressionante, per tutti i gusti e le preferenze. Fantastico! Adoro avere la possibilità di scegliere quando faccio la spesa. Esatto! L'esperienza diventa più piacevole quando puoi trovare esattamente ciò che desideri. Apprezzo quando i negozi si prendono il tempo di selezionare attentamente una varietà di articoli. Dimostrano che hanno a cuore i propri clienti. Assolutamente sì! Riflette l'impegno verso la qualità e la soddisfazione del cliente. Non vedo l'ora di andarci e vedere quali oggetti unici hanno in serbo. Resterai piacevolmente sorpreso dalla varietà. Penso che troverai qualcosa che ti piacerà. Non vedo l'ora di esplorare e vedere cosa cattura la mia attenzione. Lezione 6. Cieli tempestosi. Stamattina le nuvole erano molto grigie e sembrava che si stesse preparando una tempesta. Capisco cosa intendi. C'è stato un forte boato proveniente dal cielo e mi ha spaventato. Ha decisamente attirato la mia attenzione. A volte i tuoni possono essere così potenti e allarmanti. Sì, ed è affascinante la rapidità con cui il tempo può cambiare. Un momento è calmo, quello dopo è caotico. Esatto. Mi chiedo se dovremmo prepararci alla pioggia o semplicemente goderci lo scenario spettacolare. Penso che sia meglio tenere a portata di mano un ombrello, nel caso in cui la tempesta decida di scatenarsi. Ottima idea. È sempre meglio essere preparati che farsi sorprendere da un acquazzone. Vero! E poi, c'è qualcosa di emozionante nell'osservare l'avvicinarsi di una tempesta. È uno spettacolo della natura. Sono completamente d'accordo. L'energia nell'aria durante un temporale è quasi elettrica. Lezione 7. Un centesimo per la fortuna. Hai sentito che Susan ha bisogno di un penny per la sua scarpa? Sì, l'ho fatto. Si dice che le porti fortuna, giusto? Esatto. È una piccola tradizione così divertente in cui credono in molti. Trovo affascinante come questi piccoli rituali possano avere un significato così profondo per le persone. Sì, ed è un ottimo modo per creare un senso di speranza e positività. Mi chiedo da dove abbia avuto origine questa tradizione. Sarebbe interessante conoscerne la storia. Lo sarebbe. A volte le cose più semplici possono avere i significati più profondi. Certamente. Ed è bello pensare che qualcosa di piccolo come un centesimo possa simboleggiare buona fortuna. Sono d'accordo. Speriamo che Susan trovi il suo penny e che abbia un po' di fortuna nella vita. Lezione 8. Buone maniere a tavola. Sai, non diresti semplicemente ehi tu, quando sei a tavola, vero? Certo che no. Ci sono delle buone maniere a tavola che dovremmo tutti seguire per mostrare rispetto. Esatto. Mangiare correttamente non riguarda solo il cibo, ma anche il modo in cui interagiamo con gli altri. Sì,
e le buone maniere possono rendere l'esperienza culinaria molto più piacevole per tutti. È interessante notare come ogni cultura abbia le proprie regole di galateo a tavola. Assolutamente sì! Conoscere queste differenze può migliorare la nostra comprensione reciproca. Ed è un ottimo modo per dimostrare apprezzamento per il pasto e la compagnia. Sono d'accordo. Quando tutti seguono le regole del galateo, l'atmosfera diventa calda e accogliente. Inoltre, aiuta a evitare situazioni imbarazzanti che potrebbero verificarsi durante i pasti. Lezione 9. Oggetti da collezione. Ho letto che al giorno d'oggi alcuni oggetti non sono considerati molto preziosi. Sì, è vero. Tuttavia, ci sono molti collezionisti che apprezzano ancora oggetti specifici, come i coltelli da corriere. Esatto. È affascinante come certi oggetti possano avere un valore sentimentale, anche se non hanno alcun valore economico. Sì, e dimostra come i legami personali possano influenzare la nostra percezione del valore. Penso che sia fantastico che i collezionisti apprezzino la storia e la maestria artigianale che si celano dietro questi oggetti. Assolutamente. Non è solo una questione di soldi, è una questione di storie che raccontano. Mi piace molto sentire fino a che punto i collezionisti si spingono per trovare pezzi rari per le loro collezioni. Sì, la caccia può essere emozionante tanto quanto l'acquisizione stessa. È una passione meravigliosa che unisce le persone, condividendo le loro scoperte e le loro esperienze. Lezione 10. Vantaggi del mercato locale. Preferisco andare al mercato locale qui vicino, è più intimo e autentico. Ottima idea! È più economico rispetto ai supermercati più grandi? Sì, in genere è possibile trovare prezzi migliori sui prodotti freschi e sui beni locali. È fantastico sentirlo. Sostenere gli agricoltori e le aziende locali è sempre un vantaggio. Esatto. Inoltre, la qualità del cibo è spesso molto migliore di quella che si trova nei supermercati. Sì, ed è meraviglioso chiacchierare con i venditori. Di solito hanno delle storie fantastiche da raccontare. Vero? Rende l'esperienza di acquisto più simile a un evento comunitario. E spesso si possono trovare articoli unici che non sono disponibili nelle grandi catene di negozi. Assolutamente sì. C'è qualcosa di speciale nello scoprire tesori nascosti nei mercati locali. Lezione 11. Avventure estenuanti. Sono appena tornato da un'avventura estenuante ma molto divertente. Oh, sembra fantastico! Era da un po' che non mi lasciavo andare a una bella avventura. Sì, è stata una lunga giornata piena di escursioni ed esplorazioni, ma ogni momento ne è valsa la pena. Adoro quella sensazione. C'è qualcosa di rinvigorente nello spingersi oltre i propri limiti nella natura. Esatto. È un ottimo modo per ricaricare lo spirito e fare nuove esperienze. Sono curioso di sapere dove sei stato. Deve essere stato bellissimo. È stato meraviglioso, con viste mozzafiato e aria fresca che hanno ripagato lo sforzo. Fantastico! Credo che tutti abbiano bisogno di una piccola avventura per rompere la routine. Assolutamente sì. Ci ricorda la bellezza del mondo e la gioia della scoperta. Lezione 12. Definizione degli obiettivi. È importante per noi discutere e iniziare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi.
Sembra fantastico! Non vedo l'ora di avere un piano di allenamento in palestra per raggiungere i miei obiettivi di fitness. È un inizio fantastico. Stabilire obiettivi specifici può davvero aiutarti a rimanere motivato. Sì, e suddividerli in passaggi più piccoli e gestibili li fa sembrare realizzabili. Sono completamente d'accordo. Si tratta di creare una tabella di marcia per il successo. Inoltre, avere un compagno di allenamento può rendere il processo più piacevole e responsabilizzarci. Assolutamente sì. L'incoraggiamento reciproco può fare una grande differenza. Non vedo l'ora di condividere i nostri progressi e di celebrare insieme i nostri successi. Sì, rendiamolo un viaggio divertente, non solo una destinazione. Lezione 13. Condividere i problemi. Dopo una lunga giornata, spesso mi ritrovo a tornare in ufficio con allegria. Sembra fantastico! È fantastico avere uno spazio in cui sentirsi a proprio agio. Sì, e credo che ognuno di noi si senta meglio quando condivide i propri problemi. Assolutamente sì! Parlare delle sfide può alleggerire il peso che portiamo. È incredibile come la condivisione possa creare un senso di connessione e comprensione. Sì, e può portare a soluzioni costruttive che da soli potremmo non vedere. Esatto. È importante creare un ambiente in cui siano incoraggiate conversazioni aperte. Sono d'accordo. Favorisce la fiducia e il cameratismo tra colleghi. Ho la sensazione che più condividiamo, più forti diventano i nostri rapporti. Lezione 14. Opzioni di trasporto. In questo paese, i trasporti pubblici sono solitamente affidabili, il che rappresenta un grande vantaggio. Sì, ma noleggiare un'auto offre maggiore flessibilità, soprattutto se si desidera esplorare luoghi meno battuti. Esatto. Avere un mezzo proprio ti permette di andare dove vuoi senza restrizioni. Inoltre, può essere più comodo se si viaggia in gruppo o si hanno molti bagagli. Sì, e lungo il percorso è possibile fare delle soste spontanee, il che rende l'esperienza ancora più avventurosa. È vero! A volte le esperienze migliori accadono quando si fa una deviazione imprevista. Penso che sia tutto una questione di valutare i pro e i contro in base alle proprie esigenze di viaggio. Assolutamente sì! Entrambe le opzioni hanno i loro vantaggi, a seconda della situazione. Adoro discutere di logistica di viaggio, aiuta davvero a pianificare un viaggio fantastico. Lezione 15. Tariffe delle camere. Quanto costa una camera a notte in questo hotel? Costa $100 e include la colazione, il che è un bel vantaggio. Sembra ragionevole. La colazione inclusa fa sembrare il tutto più conveniente. Assolutamente! È sempre bello iniziare la giornata senza dover cercare cibo. Sì, e puoi risparmiare tempo e denaro facendo colazione lì. Esatto! Inoltre, avrai più tempo per goderti le attrazioni durante il giorno. Sono contento che la tariffa sia conveniente, rende molto più semplice pianificare il nostro soggiorno. Sì, prenotiamolo presto così possiamo assicurarci l'alloggio. Sono entusiasta di questo viaggio. Una camera confortevole farà la differenza. Lezione 16. Cambiamenti positivi.
Hai notato dei cambiamenti positivi da quando hai apportato queste modifiche al tuo stile di vita? Assolutamente. Mi sento più energica e concentrata durante il giorno, il che è un miglioramento davvero notevole. È meraviglioso sentirlo. È incredibile come piccoli cambiamenti possano portare a benefici significativi. Sì, e ho anche notato che il mio umore è molto migliorato. È come se mi fossi tolto un peso. Fantastico! Una mentalità positiva può davvero trasformare la tua esperienza complessiva. Assolutamente sì. Mi sento più motivato ad affrontare le sfide e mi godo di più la mia routine quotidiana. È stimolante vedere quanto impegno hai profuso per far sì che questi cambiamenti diventassero duraturi. Grazie. Credo che la costanza sia fondamentale e non vedo l'ora di vedere fin dove potrò arrivare. Continua così. Sono sicuro che scoprirai sempre più vantaggi lungo il percorso. Lezione 17. Ristorazione a prezzi accessibili. Ho sentito dire che questo nuovo ristorante ha prezzi accessibili e le porzioni sono generose. Sembra fantastico. Apprezzo sempre un posto che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Esatto. È bello godersi un pasto soddisfacente senza spendere una fortuna. Sì, e le porzioni abbondanti potrebbero anche farti avere degli avanzi per dopo. Vero? Perfetto per il pranzo del giorno dopo. Com'è l'atmosfera lì? Da quello che ho visto, l'atmosfera è accogliente e calorosa, perfetta per una cena informale. Adoro un posto dove posso rilassarmi e godermi il mio pasto con calma. Assolutamente sì. Un'atmosfera piacevole può davvero migliorare l'esperienza culinaria. Penso che dovremmo andarci insieme, sembra un posto fantastico. Lezione 18. Coraggio e dignità. La grande storia di coraggio della nostra nazione e il suo semplice sogno di dignità sono davvero fonte di ispirazione. Sono completamente d'accordo. Riflette la resilienza e la determinazione del nostro popolo nel corso della storia. Sì, ed è importante ricordare che non siamo noi gli autori di questa storia, siamo parte di una narrazione più ampia. Esatto. Ogni individuo contribuisce al sogno collettivo, ed è questo che lo rende potente. È affascinante come le nostre esperienze condivise possano plasmare la nostra identità nazionale. Sì, e dovremmo celebrare sia i nostri successi sia le lezioni apprese dalle nostre difficoltà. È fondamentale mantenere vivo lo spirito del coraggio mentre andiamo avanti. Assolutamente. Dobbiamo onorare coloro che hanno combattuto per la nostra dignità e impegnarci a perpetuare la loro eredità. Insieme possiamo fare in modo che la nostra storia condivisa sia una storia di speranza e progresso. Lezione 19. Progressi nella forma fisica. Com'è stato lavorare con un personal trainer? È stato efficace nel raggiungere i tuoi obiettivi di fitness? È stato incredibilmente utile. Sento di fare progressi concreti a ogni sessione. È fantastico sentirlo. Avere qualcuno che ti guida può fare davvero la differenza. Assolutamente sì. L'approccio personalizzato mi mantiene motivato e concentrato sui miei punti di forza e di debolezza. Sì, ed è utile avere qualcuno che ti tenga responsabile dei tuoi progressi. Esatto. Non avrei mai pensato di potermi spingere così oltre, ma l'allenatore mi incoraggia davvero tanto.
Sembra una partnership fantastica. Ci sono obiettivi specifici su cui state lavorando? Sì, voglio aumentare la forza e migliorare la mia resistenza e sto già vedendo i risultati. È impressionante. Continua così e raggiungerai i tuoi obiettivi men che non si dica. Lezione 20. Richiesta di noleggio auto. Ho notato che questa compagnia di autonoleggio non offre chilometraggio illimitato. Sì, è un aspetto da considerare, soprattutto se si prevede di percorrere lunghe distanze. Assolutamente sì. È importante conoscere le limitazioni prima di prenotare. Pensi che influenzerà i nostri piani? Non necessariamente, ma sarebbe saggio calcolare le distanze che percorreremo. Ottima osservazione. Potrei averne uno per domani mattina, per sicurezza? Certo. Prenotiamo subito, così abbiamo tutto sotto controllo. Sembra un piano. Preferisco essere preparato piuttosto che affrontare sorprese in seguito. Esatto. Definiamo i dettagli e godiamoci il viaggio. Lezione 21. Priorità di viaggio. Quando si viaggia, la sicurezza dovrebbe essere sicuramente una priorità. Sono completamente d'accordo. È fondamentale essere sempre consapevoli di ciò che ci circonda. Sì, e pianificare in anticipo può aiutare a ridurre al minimo i rischi durante i nostri viaggi. Assolutamente sì. Fare scelte consapevoli può migliorare notevolmente le nostre esperienze di viaggio. Finalizzerò l'itinerario tenendo conto di queste considerazioni. Ottima idea. Renderà il viaggio più tranquillo e piacevole. Inoltre, possiamo concentrarci sulla creazione di ricordi meravigliosi anziché preoccuparci dei problemi. Esatto. Brindiamo a un'avventura sicura ed emozionante. Sì, non vedo l'ora. Lezione 22. Praticità del guardaroba. Ho pensato che i veri sentimenti non dovrebbero mettere in ombra la praticità del mio guardaroba. È una prospettiva interessante. È importante trovare un equilibrio tra stile e utilità. Esatto. Anche se è bello avere capi che hanno un valore sentimentale, ho bisogno di vestiti che siano funzionali per la mia vita quotidiana. Sì, la praticità può rendere il vestirsi molto più facile e meno stressante. Sono d'accordo. Concentrarsi su capi versatili può creare un guardaroba più coeso. E ti consente di mescolare e abbinare facilmente senza sentirti sopraffatto dalle scelte. Sì. Inoltre, con gli accessori giusti, anche gli abiti funzionali possono essere eleganti. Assolutamente sì. Assicuriamoci che il nostro guardaroba rifletta sia la nostra personalità che il nostro stile di vita. Sembra un'idea geniale. Ecco un guardaroba pratico ma elegante. Lezione 23. Il progresso è importante. È davvero affascinante come riconoscere i nostri progressi possa davvero accendere la nostra motivazione, non credi? Certamente, riconoscere i nostri successi, non importa quanto piccoli, ci dà quella spinta in più per andare avanti. Spesso mi accorgo che celebrare i piccoli traguardi rende il percorso più gratificante e meno scoraggiante. Esatto. Quando rifletto su quanta strada ho fatto, mi sento ispirato ad affrontare sfide ancora più grandi.
È come un ciclo di motivazione: più apprezziamo i nostri progressi, più desideriamo raggiungere obiettivi. Giusto. Inoltre, condividere i nostri successi con gli altri può creare una comunità solidale che alimenta ulteriormente la nostra motivazione. Adoro questa idea. Quando ci incoraggiamo a vicenda, non ispiriamo solo noi stessi, ma anche chi ci circonda. Sì, e festeggiare insieme rende il viaggio molto più piacevole, non è vero? Certamente. Si tratta di creare un'atmosfera positiva che favorisca una crescita continua. Lezione 24. Rimani concentrato. Sembra ragionevole rimanere concentrati sui nostri obiettivi, soprattutto quando le distrazioni sono ovunque. Sì, essere concisi ci aiuta a canalizzare la nostra energia verso ciò che conta davvero e che guida il nostro progresso. Ho scoperto che suddividere i compiti in parti più piccole e gestibili aiuta davvero a mantenere la concentrazione. Questo è un approccio intelligente. È più facile rimanere motivati quando possiamo vedere i nostri progressi in tempo reale. Esatto. E restando concisi anche nella nostra comunicazione, evitiamo incomprensioni e perdite di tempo. Assolutamente sì, la chiarezza è fondamentale, soprattutto quando si collabora con altri su progetti. Quando tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda, si crea un ambiente più produttivo, non sei d'accordo? Certamente, rende più facile raggiungere i nostri obiettivi collettivi senza inutili complicazioni. Manteniamo questa mentalità mentre andiamo avanti, ci porterà sicuramente al successo. Lezione 25. Sogni di Bali. Stavo pensando di andare a Bali, è nella mia lista dei desideri da anni ormai. Bali sembra fantastica. I paesaggi lussureggianti e la cultura vivace la rendono una destinazione da sogno. Esatto. Mi immagino già mentre mi rilasso su quelle spiagge meravigliose ed esploro le bellezze dell'isola. Le esperienze che si possono vivere lì sono davvero uniche, dai templi alla deliziosa cucina, c'è così tanto da scoprire. Ho sentito dire che i tramonti sono mozzafiato, non vedo l'ora di assistere di persona a quella magia. È un vero paradiso. E poi la cordialità della gente del posto rende l'esperienza ancora più speciale. Mi emoziona solo a pensarci, ci sei mai stato o hai qualche consiglio di viaggio? Non ci sono stato, ma ho letto che Ubud è una tappa obbligata per la sua arte e la sua natura. Ubud sembra il posto perfetto per me, adoro immergermi nella cultura e nella natura locali. Lezione 26. Pensieri da tenere nel diario. Ho iniziato a tenere un diario per documentare i miei pensieri privati, è diventato piuttosto terapeutico. È una pratica meravigliosa. Scrivere può aiutarti a chiarire i tuoi sentimenti e a riflettere sulle tue esperienze. Esatto. È incredibile come mettere nero su bianco possa infondere un senso di pace e comprensione. Inoltre, avere un posto sicuro in cui conservare questi pensieri rende il tutto ancora più speciale e personale. Sì. Sento di poter essere completamente onesta con me stessa nel mio diario, senza paura di essere giudicata. Questo è molto importante, consente una vera scoperta di sé e una crescita nel tempo. Rileggo spesso i miei scritti e mi meraviglio di quanto ho imparato su me stesso. Questa è la bellezza di tenere un diario, è come una capsula del tempo dei tuoi pensieri e delle tue emozioni.
Lo consiglio vivamente a chiunque voglia esplorare il proprio mondo interiore. Lezione 27. Consigli per i taxi. Ciao, sai come prendere un taxi da queste parti? Sì, è molto semplice, basta fare un cenno con la mano quando ne vedi uno avvicinarsi. Sembra abbastanza facile. C'è un posto specifico dove di solito aspettano i taxi? Sì, ci sono stazioni di taxi designate nelle zone più frequentate, dove è comodo prendere un taxi. Buono a sapersi. Non mancherò di cercare quegli stand ogni volta che dovrò andare da qualche parte. Ed è sempre una buona idea confermare la tariffa prima di salire, giusto per evitare sorprese. È un consiglio intelligente. Apprezzo il tuo consiglio, è sempre meglio essere informati. Esatto, un po' di conoscenza può rendere l'esperienza più fluida. Lo terrò sicuramente a mente mentre esploro la città. Lezione 28. Fare la differenza. Insieme possiamo fare la differenza nella nostra comunità, non credi? Assolutamente sì! Gli sforzi collettivi possono portare a cambiamenti significativi che vanno a vantaggio di tutti. È stimolante vedere come piccole azioni possano trasformarsi in qualcosa di molto più grande. Sì, e restando informati e coinvolti, possiamo evitare di essere ingannati da coloro che non hanno a cuore i nostri interessi. Esatto. La conoscenza è potere, soprattutto quando si tratta di promuovere il cambiamento. E quando uniamo le nostre voci, il nostro messaggio si amplifica e l'impatto è più forte. Mi piace molto questa idea, la collaborazione è fondamentale per superare le sfide. Insieme possiamo costruire una comunità che si sostiene e si incoraggia a vicenda. Continuiamo a impegnarci per un cambiamento positivo, ogni sforzo conta. Lezione 29. Collezionare francobolli. Ho iniziato a usare una lente di ingrandimento per osservare i francobolli della mia collezione. Sembra affascinante. Deve essere emozionante esaminarne i dettagli da vicino. Proprio così. Ogni francobollo ha la sua storia e il suo passato, rendendo la collezione ancora più speciale. Immagino. E conservarli in un album speciale deve farli sentire come se fossero un tesoro. Esatto. Non ho ancora molte monete, ma sto lentamente ampliando la mia collezione. È un hobby fantastico. È istruttivo e divertente imparare a conoscere culture diverse attraverso i francobolli. Sono completamente d'accordo. È come viaggiare per il mondo senza uscire di casa. Inoltre, condividere la tua collezione con altri può dare vita a conversazioni interessanti. È vero. Mi piace molto discutere le storie dietro ogni francobollo con gli altri collezionisti. Lezione 30. Tecnologia e isolamento. Pensi che la tecnologia ci stia rendendo più isolati come individui? È una domanda interessante. Se da un lato ci connette a livello globale, dall'altro può anche creare distanza nelle relazioni personali. Esatto. A volte sembra che siamo più coinvolti dai nostri schermi che dalle persone che ci circondano. Sì, e questo può portare a un senso di solitudine anche in spazi affollati. È un paradosso, non è vero? Siamo costantemente connessi, eppure molti si sentono disconnessi. Davvero?
È fondamentale trovare un equilibrio tra interazioni online e connessioni nella vita reale. Sono d'accordo, dedicare del tempo alle conversazioni faccia a faccia può fare un'enorme differenza. Assolutamente sì! I legami autentici migliorano la nostra vita e ci aiutano a combattere il senso di isolamento. Ricordiamoci di dare valore ai momenti di persona mentre navighiamo nel nostro mondo dominato dalla tecnologia. Lezione 31. Meraviglie delle cascate. Sapevi che a volte i turisti pensano che stia piovendo vicino alle cascate, ma in realtà è solo la nebbia? Sì, è un luogo comune. La nebbia crea un'atmosfera magica che può essere scambiata per pioggia. È affascinante come la natura possa giocare brutti scherzi ai nostri sensi, non è vero? Assolutamente sì! Il suono dell'acqua che scorre rende l'esperienza ancora più suggestiva. Adoro il modo in cui la nebbia crea arcobaleni nelle giornate di sole, è uno spettacolo mozzafiato. Lo è, quei momenti danno vita a fotografie incredibili e ricordi indelebili. Non vedo l'ora di visitarlo e di viverlo in prima persona, è come un paese delle meraviglie naturale. Godrai di ogni momento. Stare a contatto con la natura è davvero rigenerante. Assicuriamoci di esplorare tutti i punti panoramici per catturare la bellezza da diverse angolazioni. Lezione 32. Nuova routine di esercizi. Ho iniziato una nuova routine di esercizi e si è rivelata fantastica per il mio benessere generale. Fantastico! Trovare una routine adatta a te può cambiare la vita. Ha davvero trasformato il modo in cui mi sento ogni giorno, ho più energia e motivazione. È meraviglioso sentirlo. La costanza è fondamentale per vedere i risultati. Assolutamente. Mi sono prefissato piccoli obiettivi e ogni risultato raggiunto mi spinge ad andare avanti. È un approccio intelligente. Celebrare le vittorie può essere davvero motivante. Sì, si tratta di creare un ciclo positivo di progresso e miglioramento personale. Adoro questa mentalità. È stimolante vedere quanto ti dedichi alla tua salute. Grazie. Voglio incoraggiare anche gli altri a trovare ciò che funziona per loro. Lezione 33. Avventure escursionistiche. Sicuramente stiamo programmando un'altra escursione il mese prossimo e non potrei esserne più entusiasta. Sembra fantastico. C'è qualcosa nello stare nella natura che rivitalizza lo spirito, non è vero? Assolutamente sì. L'aria fresca e lo splendido panorama valgono ogni passo, soprattutto quando si raggiunge la vetta. Sono d'accordo. Inoltre, è un ottimo modo per staccare la spina dalla frenesia della vita quotidiana e ricaricarsi. Esatto. Hai in mente un percorso specifico per questa prossima escursione? Sì, ho adocchiato quel nuovo sentiero che porta alla cascata. Sembra mozzafiato. Oh, ne ho sentito parlare. Le foto che ho visto lo fanno sembrare un tesoro nascosto. Davvero? E il suono dell'acqua che scorre arricchisce l'esperienza, rendendola ancora più magica. Posso già immaginare i panorami mozzafiato e il senso di realizzazione che proveremo una volta terminata l'escursione. Lezione 34. Richieste alberghiere. Mi scusi, pensa che sarebbe possibile avere degli asciugamani in più per la nostra stanza? Sì, penso che sia una richiesta ragionevole.
soprattutto dopo una lunga giornata di esplorazione. Esatto. Avere degli asciugamani in più renderebbe tutto molto più confortevole per noi. Inoltre, è sempre bello avere degli asciugamani puliti a portata di mano dopo la doccia, non è vero? Certamente. Apprezzo la comodità di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno a portata di mano. Ed è una richiesta così semplice che può davvero migliorare il nostro soggiorno qui. Sono d'accordo, sono le piccole cose che fanno una grande differenza nella nostra esperienza complessiva. Spero che riescano a sistemarci al più presto, renderà il nostro soggiorno qui ancora più piacevole. Sono sicuro che lo faranno, un buon servizio è ciò che distingue un hotel. Lezione 35. Alla ricerca della verità. Le persone che non hanno mai conosciuto un altro sistema spesso prendono molto sul serio il loro desiderio di verità, non credi? Sì, è affascinante come questo desiderio possa plasmare le loro prospettive e idee politiche. Esatto. Quando qualcuno ha conosciuto un solo stile di vita, la sua ricerca di comprensione può essere intensa. Assolutamente sì. È come se fossero spinti da una curiosità innata nell'esplorare diverse possibilità. Questa ricerca può portare a cambiamenti significativi, sia a livello personale che sociale, perché si cerca di ampliare la propria visione del mondo. Sì, e spesso spinge anche gli altri a mettere in discussione le proprie convinzioni e i propri sistemi. È un effetto a catena, il percorso di una persona può innescare un movimento di cambiamento nella sua comunità. Certamente. È importante che tutti abbiano la libertà di esplorare idee e filosofie diverse. Incoraggiamo il dialogo aperto, è essenziale per favorire la comprensione e la crescita. Lezione 36. Rimanere connessi. Ho capito che una comunicazione regolare dimostra che ci tieni ancora, soprattutto in qualsiasi relazione. Sì, è davvero importante. Fair check-in regolari può fare un'enorme differenza nel nostro senso di connessione. Sono d'accordo. Anche un semplice messaggio può rallegrare la giornata di qualcuno e rafforzare il legame tra noi. Esatto. Non deve essere per forza lungo. Anche solo una breve nota può far capire che stai pensando a loro. Ed è rassicurante sapere che siamo ancora presenti l'uno nella vita dell'altro, anche se siamo impegnati. Assolutamente sì. L'importante è impegnarsi, anche quando la vita diventa frenetica. Inoltre, aiuta ad alleviare lo stress e le preoccupazioni che potrebbero derivare dalla mancanza di comunicazione. Certo, è un promemoria del fatto che ci diamo valore a vicenda e che vogliamo mantenere questo legame. Continuiamo a dare priorità alla comunicazione, è un modo semplice ma efficace per dimostrare che ci teniamo. Lezione 37. Spettacolo di canottaggio. Saper maneggiare i remi con abilità è una cosa, ma saperla combinare con l'abilità scenica è una vera e propria forma d'arte. Assolutamente sì. Ci vuole un talento unico per attrarre spettatori e allo stesso tempo mantenere la propria abilità nel canottaggio. Ammiro coloro che riescono a catturare l'attenzione del pubblico eseguendo movimenti così precisi. Sì, è affascinante come performance e abilità possano unirsi in modo così potente. È come una danza sull'acqua, ogni bracciata e movimento è parte integrante della presentazione complessiva. Certamente. Chi padroneggia questa miscela può creare un'esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori. Posso solo immaginare l'emozione non solo di gareggiare, ma anche di dare spettacolo al pubblico.
Ecco cosa lo rende così speciale. Non si tratta solo di vincere, ma anche di creare ricordi duraturi. Apprezziamo l'arte racchiusa in questi sport, esalta davvero l'intera esperienza. Lezione 38. Gentilezza verso se stessi. Quando si affronta una delusione, è fondamentale ricordare di essere gentili con se stessi. Assolutamente. È facile essere duri con noi stessi, ma l'autocompassione è fondamentale nei momenti difficili. Sì, iniziare in piccolo può fare una grande differenza. Ci consente di ricostruire gradualmente la nostra fiducia. Sono d'accordo. Fare piccoli passi aiuta a creare un senso di realizzazione senza sopraffarci. Ed è fondamentale celebrare le piccole vittorie lungo il cammino, non è vero? Certamente. Riconoscere i progressi, anche se piccoli, può sollevarci il morale. Non dimentichiamo che gli insuccessi fanno parte del percorso e possono portare crescita e apprendimento. Certo. Accogliere quei momenti con gentilezza può aiutarci a riprenderci ancora più forti. Insieme possiamo sostenerci a vicenda nell'essere gentili con noi stessi nei momenti difficili. Lezione 39. Cucina indiana. Hai mai provato la cucina indiana? Mi piacerebbe molto provarla, le spezie e i curry sembrano incredibili. Sì, il cibo indiano è un'esperienza deliziosa. I sapori sono così ricchi e variegati. Ho sentito dire che la varietà di spezie utilizzate può conferire una tale profondità a ogni piatto. Assolutamente sì. Ogni regione ha le sue specialità, rendendola un'avventura culinaria. Sono particolarmente curioso di conoscere i diversi tipi di curry, sembrano avere sapori unici. Sì, e il pane naan è l'accompagnamento perfetto. È ottimo per raccogliere le deliziose salse. Non vedo l'ora di esplorare i menù e scoprire i miei preferiti. Troverete sicuramente dei piatti strepitosi, ce n'è per tutti i gusti. Presto organizzeremo una cena in un ristorante indiano, sarà un'esperienza divertente da condividere. Lezione 40. Sentirsi in imbarazzo. Ti capita mai di sentirti a disagio nelle situazioni sociali? All'inizio può essere piuttosto difficile. Sì, capisco perfettamente quella sensazione. È qualcosa che molte persone provano inizialmente. Esatto. Ma è importante ricordare che tutti coloro che ci circondano sono spesso concentrati sulle proprie esperienze. Assolutamente. La maggior parte delle persone è troppo immersa nei propri pensieri per prestare attenzione agli altri. È un pensiero confortante, aiuta ad alleviare la pressione che mettiamo su noi stessi. Certamente. Una volta capito questo, diventa più facile impegnarsi ed essere se stessi. Accogliamo con entusiasmo questi momenti e sosteniamoci a vicenda nel superare ogni insicurezza. Certamente. Insieme possiamo creare un ambiente più confortevole per tutti. E col tempo diventeremo più sicuri nell'esprimerci. Lezione 41. L'opposizione di Lincoln. Negli anni 50 dell'Ottocento, Lincoln si oppose fermamente all'espansione della schiavitù in nuovi territori. Sì, la sua posizione ha segnato una svolta significativa nella storia americana, riflettendo le sue profonde convinzioni morali. Esatto.
Fu una mossa audace che alla fine segnò la sua carriera politica e il futuro della nazione. Ammiro il modo in cui è rimasto fermo nelle sue convinzioni, anche quando era politicamente rischioso farlo. Assolutamente sì. La sua leadership in tempi così tumultuosi la dice lunga sul suo carattere. E pose le basi per importanti cambiamenti legislativi che sarebbero seguiti, tra cui la proclamazione di emancipazione. Sì, è stato un passo monumentale verso la fine della schiavitù e la promozione dell'uguaglianza. L'eredità di Lincoln continua a ispirare i dibattiti sulla giustizia e sui diritti umani ancora oggi. È fondamentale ricordare le lezioni della storia mentre lavoriamo per un futuro più equo. Lezione 42. Routine mattutine. Buongiorno. Come inizi di solito la giornata? Ciao. Mi piace iniziare la giornata con una passeggiata rinfrescante all'aperto per schiarirmi le idee. Sembra fantastico. Prendere un po' d'aria fresca può davvero dare un tono positivo alla giornata. Assolutamente sì. Trovo che mi aiuti a sentirmi energico e pronto ad affrontare qualsiasi cosa mi capiti. Adoro questo approccio. È un ottimo modo per entrare in contatto con la natura prima di immergersi nelle attività quotidiane. Sì, e poi mi godo anche una sana colazione per dare al mio corpo l'energia necessaria per affrontare la giornata. Ecco la chiave. Una colazione nutriente può davvero aumentare la nostra produttività e il nostro umore. Certo. Prendiamo l'abitudine di condividere le nostre routine mattutine. Potrebbe ispirarci entrambi. Mi piacerebbe tantissimo. Iniziare la giornata con una nota positiva può avere un effetto a catena su tutto il resto. Lezione 43. Fluttuazioni del mercato. Avete notato quanto siano diventati imprevedibili i trend del mercato ultimamente? È come un giro sulle montagne russe senza fine. Assolutamente. Un momento pensi che le cose si stiano stabilizzando, e un attimo dopo tutto cambia radicalmente. È difficile tenere il passo con tutti i cambiamenti. Giusto. Ricordo quando potevamo fare affidamento su certi indicatori, ma ora mi sembra che siano solo ipotesi. Cosa pensi abbia causato questa volatilità? Credo che il mix di eventi globali e politiche economiche giochi un ruolo fondamentale. Ogni volta che arriva una notizia, sembra che il mercato subisca un'onda d'urto. È quasi come se il mercato reagisse più alle emozioni che ai dati effettivi. Le persone sembrano fare trading basandosi sulla paura e sull'eccitazione piuttosto che su solidi fondamentali. Esatto. E questo rende difficile per gli investitori prendere decisioni informate. Bisogna davvero rimanere aggiornati sulle notizie per capire cosa sta succedendo. A proposito di informazione, pensi che ci siano settori specifici che sono più resilienti in questi tempi turbolenti? Direi che la tecnologia e l'assistenza sanitaria mostrano spesso più stabilità, ma anche loro hanno i loro momenti di incertezza. È affascinante e spaventoso allo stesso tempo. Sono d'accordo. È un delicato equilibrio tra rischio e ricompensa, e a volte sembra un azzardo. Come si naviga in queste acque? Lezione 44. Aggrapparsi alla sicurezza. Avete mai visto qualcuno aggrapparsi a oggetti di conforto come un bambino a una coperta? È davvero affascinante come alcune persone trovino conforto in queste cose. Sì, è intrigante come questi oggetti possano dare un senso di sicurezza. Per alcuni sono come un'ancora di salvezza in tempi di incertezza. Esatto.
Di recente ho letto di un personaggio che, nonostante sia adulto, si aggrappa ancora saldamente alla copertina del suo neonato. Mi ha fatto riflettere sulle nostre insicurezze. È un'immagine potente. Mostra quanto sia radicato il nostro bisogno di conforto, anche quando invecchiamo. Cosa pensi che determini questo bisogno? Penso che derivi dalle sfide che affrontiamo nella vita. A volte il mondo ci sembra opprimente, e quegli oggetti familiari possono darci un senso di sicurezza. Assolutamente sì, e a volte non si tratta solo di oggetti fisici. Le persone possono anche aggrapparsi a ricordi o routine per affrontare il cambiamento. È vero. Ho notato come alcuni individui si prendano cura dei propri interessi, come un personaggio ossessionato dalla musica di Beethoven. La musica può essere incredibilmente confortante e rassicurante. È incredibile come possa trasportarci in un tempo o in un luogo diverso, offrendoci una fuga momentanea. Esatto. È come un rifugio dal caos della vita. Hai qualche canzone o brano in particolare che ti dà conforto? Lezione 45. Direzioni e distanza. Mi scusi, potrebbe aiutarmi con le indicazioni? Sto cercando di trovare la strada per la stazione di servizio più vicina. Certo, da qui è a pochi passi, quindi non dovrai preoccuparti di impiegare troppo tempo. Fantastico! A volte, orientarsi in una nuova area può essere un po' scoraggiante. Come ci arrivo? Prosegui dritto lungo questa strada, gira a sinistra al secondo incrocio e vedrai la stazione di servizio sulla tua destra. Sembra abbastanza semplice. Apprezzo il tuo aiuto. È sempre bello incontrare gente del posto amichevole. Assolutamente sì! È una delle gioie del viaggiare, incontrare nuove persone e conoscere meglio la zona. Hai altri progetti dopo la stazione di servizio? Stavo pensando di dare un'occhiata ad alcuni negozi locali. Ho sentito dire che qui intorno si trovano delle cose davvero uniche. Oh, ti piacerà! Ci sono un sacco di boutique e caffè caratteristici da visitare. È un ottimo modo per immergersi nella cultura locale. Non vedo l'ora. Grazie ancora per le indicazioni. È meraviglioso sentirsi accolti in un posto nuovo. Lezione 46. Industrie del carbone e ferroviarie. Avete notato quanti posti di lavoro sono andati persi di recente nell'industria del carbone e in quella ferroviaria? È sconcertante pensare che 100.000 posti di lavoro siano scomparsi in così poco tempo. Certamente, è una preoccupazione importante per molte famiglie che dipendono da questi lavori per il loro sostentamento. L'impatto sulle economie locali è immenso. Esatto, e non sono solo i lavoratori, intere comunità sono colpite. Molte città dipendono dall'estrazione del carbone o dai servizi ferroviari da generazioni. È straziante vedere queste comunità in difficoltà. Le persone stanno cercando di adattarsi, ma la transizione non è facile per tutti. Sono d'accordo. Alcuni lavoratori si stanno riqualificando per nuovi ruoli, ma spesso c'è un divario tra le loro competenze e ciò che è richiesto nei settori emergenti. Esatto, e anche quando trovano un nuovo lavoro, spesso lo stipendio non è paragonabile a quello che guadagnavano prima. Può sembrare un passo indietro. E non dimentichiamo il peso psicologico che questo comporta per gli individui. Perdere il lavoro può portare ad ansia e perdita di scopo. Sì, la salute mentale è un aspetto cruciale di questo problema. I sistemi di supporto in queste comunità devono essere rafforzati per aiutare le persone ad affrontare la situazione.
Si tratta di un problema complesso che richiede una soluzione multiforme, che comprenda l'intervento del governo e il sostegno della comunità. Lezione 47. Democrazia ed istruzione. Non è ironico come le democrazie possano spendere migliaia di miliardi in armi e allo stesso tempo fare fatica a investire nei bisogni della società? Lo è davvero? Si potrebbe pensare che un sistema basato sul principio di servire il popolo si concentrerebbe maggiormente sugli sforzi umanitari. Esatto. Con tutti quei finanziamenti, immaginate l'impatto positivo che potrebbero avere sull'istruzione, sulla sanità e sulle infrastrutture. Ti fa riflettere sulle priorità di chi ha il potere. Rappresentano davvero gli interessi del popolo? È un pensiero inquietante. Molti sostengono che se possiamo permetterci di finanziare la distruzione, dovremmo anche essere in grado di finanziare la pace e la prosperità. Sì, e promuovere la pace spesso porta a una maggiore stabilità a lungo termine e a una crescita economica, che vanno a vantaggio di tutti. Questo è il nocciolo della questione. Investire nelle persone dovrebbe essere visto come un punto di forza, non come una debolezza. Assolutamente sì, ed è fondamentale che le generazioni future imparino da questi modelli per costruire un mondo più equo. Ben detto. Dobbiamo chiedere ai nostri leader di assumersi le proprie responsabilità e pretendere che diano priorità al benessere dei cittadini rispetto alle spese militari. Lezione 48. Legislazione e governance. È affascinante pensare a chi effettivamente crea le leggi che ci governano. Credi che il processo sia davvero rappresentativo del popolo? È una domanda complessa. Mentre eleggiamo i rappresentanti, molti si sentono estranei al processo legislativo stesso. Sono d'accordo. Spesso sembra che le decisioni vengano prese a porte chiuse, lasciando il pubblico all'oscuro. Esatto. La trasparenza è fondamentale in una democrazia. I cittadini devono essere informati e coinvolti nel processo legislativo. E questo coinvolgimento è fondamentale per responsabilizzare i legislatori, assicurando che rappresentino gli interessi dei loro elettori. Sì, ma molte persone si sentono sopraffatte dalla politica e non sanno come impegnarsi. È vero, ecco perché l'educazione all'impegno civico è così importante. Le persone devono comprendere i propri diritti e responsabilità. Certamente, se più cittadini diventassero partecipanti attivi, potremmo assistere a un cambiamento reale nel modo in cui le leggi vengono create e applicate. E questo potrebbe portare a una società più equa, in cui tutti sentano che la propria voce conta nel definire le leggi che li riguardano. Lezione 49. La Nuova Scozia e i coloni. Hai mai pensato alla storia della Nuova Scozia e a come è diventata un centro per i coloni di lingua inglese? Sì, è piuttosto interessante, soprattutto se si considerano le minacce che dovevano affrontare da parte di vari gruppi in quell'epoca. Esatto. L'istituzione di Halifax come capitale fu una mossa strategica per attrarre coloni e rafforzare le difese. È notevole come queste decisioni abbiano plasmato il panorama demografico della regione. E quei primi coloni portarono con sé la loro cultura e le loro tradizioni, che ancora oggi influenzano la Nuova Scozia. È un mix di storia che riflette resilienza e adattamento di fronte alle sfide. Giusto, ed è essenziale riconoscere le popolazioni indigene che erano già lì e le loro esperienze. Assolutamente sì. Comprendere questa storia ci offre una visione più completa dello sviluppo della regione.
Ci ricorda anche i dibattiti in corso sui concetti di insediamento, identità e appartenenza nei tempi moderni. Lezione 50. Resort All Inclusive in Giamaica. Se stai programmando un viaggio in Giamaica, hai mai pensato di provare i resort all inclusive come Sandals o Royalton? Sì, questi resort offrono un modo davvero comodo per godersi tutto senza preoccuparsi di costi aggiuntivi. Esatto. Offrono pasti, bevande e intrattenimento, rendendo più facile rilassarsi e distendersi. Inoltre, è l'ideale per i viaggiatori che vogliono vivere il lusso senza spendere una fortuna. E le splendide spiagge sono un'attrazione enorme, che può rendere la vacanza perfetta. Assolutamente sì! Immagina di rilassarti in riva all'oceano, sorseggiando un cocktail e godendoti il panorama mozzafiato. Sembra un sogno. Anche le attività offerte da questi resort possono arricchire l'esperienza. Sì, dagli sport acquatici all'intrattenimento dal vivo, ce n'è per tutti i gusti. Ed è un'opportunità per immergersi nella cultura giamaicana, godendo al contempo di comfort moderni.